se questa cosa succederà veramente, potrò dire che le ho viste tutte. Ciao ragazzi, sono Pingu e sì, è possibile che accada che veramente l'Inter prenda Immobile a giugno. Calma. Per ora sono solo delle notizie di circostanza, anche se ci sono tanti siti, giornali che ne parlano, quindi non mi stupisco più di niente, ma fino a che non vedo che firma, per me non è successo niente e soprattutto non è confermato niente. Ma a parte questo, torniamo a noi. Prima di iniziare vi ricordo like, commenti, iscrizioni, sono fatto con suggerimenti picchi con il classico telecomando. Vi ricordo che più dell'85% di voi guarda i miei video, però non è iscritto al mio canale, siete persone orribili perché... no? Iscrivetevi come minimo e soprattutto vi ringrazio per il supporto che mi date ogni giorno e dai che voglio raggiungere i 1000 iscritti entro l'estate, sarebbe un regalo strepitoso, anche perché ho già pronto uno speciale in casi estremi pazzesco, quindi forza. Torniamo al video. Allora, non lo so come reagirei se dovesse succedere, perché primo, Immobile a me, diciamo, sta antipatico, ma vabbè, ripeto, mi sono fatto andare bene quadrato, non penso che ci avrò tanti problemi a mettermi d'accordo con me stesso e dire ok, Immobile, sei dell'Inter. Forse sì, ma questo è un altro conto. Tornando, diciamo, più seri, allora... all'Inter, secondo me, un attaccante come Immobile sarebbe devastante, perché se entra in quella stagione che ti fa anche, non dico i famosi 36 gol che aveva fatto quella volta con la Lazio, che aveva raggiunto il traguardo di Higuain, però anche che ti facesse quei 15 gol, 18 a stagione soltanto lui, metti Lautaro, metti eventualmente Thuram, Taremi che dovrebbe arrivare, fa che facciano tutti 10, sono 40 gol. Non sono male, e conoscendo l'Inter che sa segnare con il difensore, con l'esterno, appunto il braccetto che sia all'esterno come quinto, fra poco segna anche Sommer, sicuramente calcia i rigori migliori di Lautaro, ma questo non penso sia problemi di dirlo, non lo so. Per me sarà, se dovesse andare in porto questo accordo e questo acquisto, per me l'Inter il prossimo anno può competere bene per la Champions. Perché questi 4 attaccanti potrebbero essere devastanti. Magari io prenderei ancora uno come quinto per dargli fiato, perché sennò ci restano secchi. Però, secondo me potrebbero, con uno come Immobile, se non hai problemi fisici che ha avuto quest'anno e la fine dell'anno scorso, che era sempre rotto, 1000 problemi e tutto, per me potrebbe fare veramente la differenza all'Inter. E visto che alla Lazio, in quest'ultimo periodo, con la società, proprio col presidente, con la squadra e soprattutto con i tifosi non sta passando un periodo bellissimo, non mi stupirei che veramente Marotta approfitta, vale, lo prende e lo porta a casa, perché Marotta, lo sappiamo, sa fare queste cose, quindi occhio, perché come direi io una prediction, se succede, mamma mia. Allora, per quanto riguarderebbe il prezzo, non si sa, però diciamo penso 20 milioni aveva chiesto, mi pare, perché voleva già prenderselo l'altro anno Inzaghi. Mi pare 20-25 milioni, mi pare che stavano parlando. Dopo non è andato in porto per 1000 motivi quell'altro, ma ora non parliamo di prezzo. Per me all'Inter con Inzaghi Immobile potrebbe essere veramente un'ottima pedina, perché si conoscono e sicuramente sa come farlo rendere al meglio. Magari cambierà modulo, non credo. Però secondo me potrebbe trovare il modo di servirlo molto, e soprattutto con Lautaro che può fare la prima e la seconda punta, proprio con Immobile magari si alternano e tutto, uno gioca da primo, l'altro da secondo, fanno le sponde e vanno in porta. Diciamo che Immobile non è uno, soprattutto ultimamente, che ha giocato a due davanti, comunque con lo stile, diciamo, dell'Inter del 3-5-2, visto che la Lazio gioca sempre con un 4-3-3, quindi con i due esterni sulle fasce che gli mettono il cross, quindi deve adattarsi. Però ripeto, Simone Inzaghi lo conosce, quindi se lo voleva già l'altro anno vuol dire che qualcosa l'aveva già visto. Poi ripeto, se andrà in porto questa cosa sarò il primo a dire clamoroso e soprattutto il secondo a dire non ci credo. Però questo è un altro conto. Però ripeto, quando ho visto Quadrado firmare, da lì ho capito che può succedere veramente qualsiasi cosa in casa, scusate, non riesco a parlare, in casa nerazzurra, quindi occhio. Però non lo so. Non so se è l'attaccante giusto per l'Inter, perché ripeto, è forte, è devastante se è in forma, però anche lui ha tanti problemi a livello fisico. E in più non so se è pronto, diciamo, ed è il giocatore giusto proprio per lo stile di gioco di Inzaghi in questa squadra. Perché ripeto, una cosa è giocare
che lo conosce, ma giocare alla Lazio con uno stile di quel genere. Per quanto, ripeto, Inzaghi in realtà giocava col 3-5-2 tante volte, però negli ultimi anni no. Quindi non so se Immobile, appunto, si riuscirebbe già a ritrovare. Anche in nazionale, le volte che abbiamo giocato sempre 4-3-3 è stato servito un po' di più che quelle poche volte che abbiamo provato il 3-5-2. Soprattutto ultimamente. Non è stato convocato neanche questa volta in nazionale, come avevo già visto il video, è già uscito. Non lo so, ripeto, sono dubbioso perché da una parte lo vorrei perché è un grandissimo attaccante, sarebbe un ottimo bomber per l'Inter, dall'altra parte non lo vedo che possa essere il giocatore giusto su cui puntare, secondo me, per provare il prossimo anno a vincere qualcosa di più, visto che quest'anno oltre al campionato non può vincere niente l'Inter, ha fatto una figuraccia in Coppa Italia, grande Bologna comunque, quindi chapeau al Bologna che sta facendo una stagione incredibile. In Champions si è suicidata contro l'Atletico, che si è mangiato 45 gol con Arnautovic, quindi no, non lo so, vi giuro, sono dubbioso, proprio anche se dovesse firmare non lo so se è l'attaccante giusto, cioè se devo scegliere preferirei forse di più Morata che Immobile in questo momento. Dopo, ripeto, può essere che arrivi, mi fa 30 gol a competizione e io sarò zitto muto lì nell'angolino a piangere e chiedere scusa a Ciro. Giuro che lo faccio, vi ricordo che l'ho già fatto con Acerbi quando è arrivato, che ero il primo a dire questo qua è un pippone, non lo voglio vedere. È il difensore più forte d'Europa attualmente e c'ha 152 anni. No, vabbè, giusto per dire. E dopo quello che sta succedendo adesso attorno a Acerbi bisogna ancora capire cosa succederà. Già gli è stato tolto il posto in nazionale, adesso bisogna capire se verrà penalizzato e tutto o punito ancora di più. Questo è un altro argomento. Fatemi sapere se vorreste che ne parlassi proprio di questa storia di razzismo con Juan Jesus. Ve lo porto tranquillamente il video, fatemelo sapere voi. Tornando a Immobile, ripeto, non penso che succederà mai una cosa del genere, però se dovesse succedere e appunto mi fa una stagione pazzesca e tutto, sarò il primo a essere qui a dire avevo torto, come ho avuto, ripeto, con Acerbi, e essere la persona tranquilla e onesta. Dico, avevo torto, Immobile è un grande attaccante, grazie che sei venuto e soprattutto grazie stavo dicendo Thiago Motta, grazie a Marotta. Fino a che non ci sarà una notizia ufficiale io non dico altro. Dopo, ripeto, se domani mattina mi arriva l'ufficialità e mi scrive proprio Immobile, guarda che vengo all'Inter a giugno, faccio il video serio. Tornando, diciamo, a queste poche notizie, io non posso crederci fino a che appunto non c'è una fonte che me l'accerta, perché ci sono sì tanti giornali, tanti siti, ripeto, anche di Messi ne parlava tantissimi, di Benzema questo a gennaio, si parlava di Modric, si parlava di chiunque che dovesse venire all'Inter, era già fatta, aveva già firmato e tutto. Sono arrivati? Non mi sembra. Quindi fino a che non c'è la notizia ufficiale, per me non vale nulla. Però se dovesse accadere, occhio, perché come appunto direi io, se succede potrebbe essere clamoroso. Quindi concludendo, se succede, mamma mia. E in più vi ricordo appunto di lasciare un like, commenti, iscrizione, se non lo fate non cercare ovviamente video classico ormai telecomando. Vi ricordo di seguirmi qua su Instagram, qua su YouTube e anche su TikTok. E Ciro, se viene all'Inter sarò il primo a dire chapeau, soprattutto all'acquisto. Se non dovesse succedere, amici come prima e ciao ciao con la Lazio. Va bene, niente, ci vediamo al prossimo video e fatemi sapere voi cosa ne pensate del possibile arrivo di Immobile all'Inter. Per me sarebbe clamorosissimo. Ditemelo voi nei commenti. Preferirei sicuramente a Zirze, ma questo è un altro conto, grazie al cacchio direi anche. È un bomber, è in forma, c'ha 12 anni in confronto, no? E di prospettiva. Ma visto che Inzaghi vuole sempre i giocatori finiti, visto che Buchanan non lo fa mai giocare, che per me è l'esterno più forte del mondo, però va bene. Ciao, e fatemi sapere se appunto se Immobile secondo voi arriverà all'Inter, oppure andrà in un'altra squadra. Non mi stupirei che andasse alla Juve al posto di Vlahovic o al Milan al posto di Giroud. Calma. Perché ho visto di tutto al scusatemi se al fantacalcio, al mercato, quindi estivo soprattutto, è successo di tutto già l'altro anno. Quindi appunto, come direi io una predizione, se succede, mamma mia, ciao!